Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. In questo video parlerò del logo 8 Siemens e in particolare del relè ad intermittenza triggerato dalla front. Cos'è questo blocchetto? Come possiamo utilizzarlo? Quando utilizzarlo? Questo vedremo anche un semplice esempio. Questo è l'obiettivo di questo video, ma andiamo pure avanti. Tramite questa slide voglio presentare questo relè ad intermittenza con la caratteristica di essere un relè non con un semplice on-off, ma che sia ad intermittenza ed inoltre che sia compatibile con il fatto di riconoscere un fronte di salita, quindi con un trigger sul fronte di salita. Riassumendo, possiamo dire che attraverso un semplice impulso all'ingresso genera, allo scadere di un tempo di ritardo impostato, un numero di impulsi in uscita, che possono anche essere riattivati, con un rapporto impulso-pausa che deve essere parametrizzato. Essendo a riconoscimento del fronte di salita, questo garantisce che ogni volta che c'è l'impulso, cioè che PLC sente, PLC o il modulo logo così come vogliamo chiamarlo, sente il segnale dovuto alla pressione del pulsante, innesca un singolo ciclo di una serie di lampeggi, evitando attivazione indesiderata se il pulsante rimane premuto a lungo. Questo dipende dal fatto che è programmato in modo che sia sensibile al fronte di salita. Per quanti non conoscessero cos'è un fronte di salita, il riconoscimento del fronte di salita al fronte di discesa, potete trovare nella playlist che riguarda il modulo logo un video dedicato proprio a questo argomento. Ma vediamo nello specifico attraverso il simbolo che troviamo quando andiamo a prendere il nostro blocchetto nella programmazione del logo, come deve essere collegato. Vediamo che ha 3 ingressi e un'uscita. Più che altro abbiamo 2 ingressi e un'uscita, i parametri sono un'altra cosa. Cos'è l'ingresso TRG, cioè di trigger? Lì deve essere collegato il segnale che dà il comando, che avvia il conteggio, che avvia l'abilitazione del nostro modulo, del nostro relè ad intermittenza. L'ingresso R, qui può essere collegato a un segnale di reset, che resetta il tempo attuale e l'uscita, nel caso che dovessimo intervenire prima che il modulo abbia completato la sua programmazione. Per quanto riguarda PAR, è la parte relativa ai parametri. All'interno troviamo la durata della pausa T-low e dell'impulso T-high e possono essere impostati. Sempre all'interno della parametrizzazione troviamo la possibilità di fare in modo che il blocchetto sia a ritenzione o meno. E infine abbiamo l'uscita Q, che l'uscita viene impostata quando termina il conteggio del tempo TL e viene resettata allo scadere del tempo H. Ma andiamo a vedere adesso direttamente sul logo Software Comfort come applicarlo e come utilizzarlo. Bene, eccoci nel logo Soft Comfort, cominciamo con la programmazione. Vado a prendere un ingresso digitale e un altro ingresso digitale, facciamo un po' di zoom così ci vediamo meglio. Vado ad impostare la modalità di funzionamento, posso mettergli che questo è un pulsante e non un interruttore, come commento così vado a scrivergli che questo qua è il mio pulsante di start, cioè di attivazione. Quest'altro sempre simulazione, e come commento gli dico che questo è il mio reset. Adesso mi occorre il mio blocchettino, vado a trovarlo su temporizzatori, nella cartella delle temporizzazioni, tra le varie
trovo relè di intermittenza triggerato dal fronte che non c'entra con la guerra. Quindi questo vado a portare qua e questo lo vado a mettere lì. Mi serve un'uscita Q, questa qua non c'è bisogno di mettere nessuna etichetta, nessuna label. Andiamo ad aprire il blocchetto per vedere in che modo possiamo parametrizzarlo. Durata dell'impulso TH. Metto che l'impulso TH deve essere 2 secondi e l'impulso, anzi facciamo al contrario, questo 2 e questo 4 secondi. Numero di impulsi, numero di cicli, impulso pausa, questo 4 volte alto e 2 volte basso, quante volte deve farlo? Fino ad un massimo di 9. Noi facciamo 3, altrimenti non finiamo più, e poi vedremo perché a ritenzione dopo. Ok. Andiamo adesso a simularlo. Vado a premere il mio pulsante di start e qui vado a vedere 4 secondi e 2 secondi spento, 4 secondi acceso, 2 secondi spento. Dopo i 3 cicli si è fermato. Vado a fare il mio reset. Vogliamo vedere la stessa situazione con un contatore, così andiamo a controllare che siano state effettivamente 3 le volte. Va bene, abbiamo anche viste e contate, però così per vedere anche un contatore, anche se nel mio canale troverete anche questo esempio con i contatori, contatore avanti e indietro. A differenza del PLC Siemens, vado a mettere il CNT, il count all'uscita, perché questo è una volta è on, una volta è off, per un numero di 3 volte, quindi ogni volta che sarà on darà l'impulso. Il reset posso mettere anche questo stesso reset, e poi siccome non voglio vedere incroci, vado ad usare questo strumento per dirgli che sono collegati insieme. Poi, per quanto riguarda la direzione, lo lascio stare, vado a contare semplicemente, lascio così, in on non mi interessa, perché andrà a contarmi direttamente i valori senza bisogno che io vada ad siccome non voglio utilizzare il mio contatore per avere un'uscita, ma semplicemente per contare, posso lasciarlo così. Ok, andiamo a vedere il funzionamento. Simulazione, questo lo resettiamo, siamo a posto, simulazione, ok. 1, 2, 3, stop, c'è qualcosa che non mi quadra, vediamo perché. Numero di cicli, pausa, sì, no. Va bene, valore del parametro corrente 4, sì, ok. Sono io che non quadro, non il programma. Ok, resettiamo il tutto per vedere che vada a resettare anche questi conteggi qua. Ok. Proviamo ancora una volta aprendo questa finestra. Quattro secondi, 2, 4 secondi, 2, lo fa 3 volte e qui lo posso vedere. Adesso
si spegne. Bene, quindi abbiamo visto cos'è questo relè di intermittenza triggerato dal fronte e in che modo possiamo programmarlo. Per quanto riguarda l'utilizzo e dove possiamo utilizzarlo, ognuno di noi vedrà bene dove può essere utile utilizzare questo blocchetto. Volevo farvi vedere l'ultima cosa che riguarda la ritenzione. Ritenzione sul relè, applica, ok, e ritenzione sul contatore. In un altro video ho parlato della ritenzione, ma visto che siamo così al volo, vediamo l'esempio della ritenzione anche con questo tipo di relè. Bene, andiamo a simulare, se vado a togliere manca la tensione al PLC, cosa succede? Succede che quando ritorna l'energia, riprende dal punto dove era stato bloccato. Se invece non ci fosse la ritenzione, lo facciamo solo su questo per vedere cosa succede. Tolgo la ritenzione, alla mancanza dell'energia, della tensione al nostro PLC, al nostro modulo logo, riazzera tutto, riparte da zero e non tiene in memoria il punto a cui era rimasto il programma. Vediamo, siamo quasi a 2 secondi. Tolgo, riaccendo, 0 e 0. Così abbiamo visto anche cosa serve la ritenzione. Il video è finito, spero che sia stato di vostro gradimento. Semplice, volevo semplicemente parlare di questo relè a ritenzione perché, come dicevo all'inizio, ma non ho finito la mia motivazione, nel video in cui parlavo di tutti i componenti che troviamo nella cartella temporizzatori di temporizzazione, nel video c'era non un errore, c'era stato un taglio nel video, un taglio relativo a questo relè triggerato, quindi non era completo il funzionamento, non era completa la spiegazione del relè di intermittenza, quindi ho voluto, per così dire, colmare questa lacuna. Vi ringrazio per la visione del video, spero che vi sia piaciuto e vi auguro una buona continuazione e arrivederci al prossimo video.